Ciao ballerini, io sono Arianna Bazzini. Ballerine, in realtà questo video è rivolto in particolar modo proprio a voi. Quante volte le vostre calze da ballo vi hanno fatto innervosire perché vi segnavano i fianchi creando dei brutti rotolini? Oppure perché si vedeva l'elastico sotto l'abito da ballo? Vi svelerò i miei trucchetti per risultare più snelle e slanciate sul palco o sulla pista da ballo, grazie alla giusta scelta e alla giusta sistemazione delle vostre calze da ballo. Per chi fosse nuovo sul mio canale, benvenuti, io sono una ballerina professionista, campionessa mondiale di salsa e maestra di danze caraibiche. Sul mio canale Arianna Bazzini's Coaching affronto temi inerenti al ballo e alla danza sportiva, quindi se sei interessato a questi argomenti sei nel posto giusto. Iscriviti al mio canale e attiva la campanella e soprattutto lascia un bel like a questo video. Bene, torniamo all'argomento principale, perché so che volete sapere quali calze da ballo scegliere e quali accorgimenti seguire per risultare otticamente più slanciate e snelle. Se guarderete il video fino alla fine saprete come fare da subito. Magari alcune ballerine che sono nate magre e moriranno magre non hanno mai avuto bisogno di preoccuparsi di questo, ma io, che non appartengo a questa fortunatissima categoria di donne, mi sono dovuta impegnare per trovare il sistema giusto. E pensare che fino a 5 anni fa neanche le mettevo le calze da ballo. Bei tempi. Comunque, adesso non potrei mai rinunciarvi, perché mi sentirei nuda senza. E poi, molte gare di livello mondiale è proprio specificato nel regolamento che le calze da ballo per le ballerine sono obbligatorie. Primo accorgimento, la prima cosa giusta da fare è scegliere la giusta taglia. Non pensiamo che se le prendiamo di una taglia più piccola allora farà l'effetto snellente. No, purtroppo le calze da ballo così non le hanno ancora inventate. Più che altro prendete la taglia giusta proprio perché l'altezza della gamba deve essere corrispondente alla vostra. Ad esempio, una volta presi una taglia S e mentre ballavo poi avevo il cavallo delle calze che piano piano mi arrivava alle ginocchia. Quindi se siete magre e alte, prendete la taglia adeguata alla vostra altezza. Secondo accorgimento, la primissima cosa che faccio quando scarto le mie nuove calze da ballo è armarmi di forbici e tagliare l'elastico. Ebbene sì, perché questo elastico in origine, oltre ad essere troppo evidente, se ho degli abiti con inserti color carne o fatti di tessuti molto leggeri, segna molto i fianchi perché ha un'altezza di circa 3 cm ed è molto resistente. Per evitare di sentirmi strizzata tipo caciocavallo, ecco cosa faccio. Con le forbici vado a tagliare questa parte, perché quel pezzo in più non mi serve, fidatevi che le calze staranno su lo stesso. Fate solo molta attenzione a non danneggiare la parte con la cucitura. Comunque non preoccupatevi, perché se si dovesse rompere qualcosa, con un ago e un filo color carne si può rimediare a tutto. E io non sono capace, quindi questa parte la saltiamo. Accorgimento numero 3. Qual è la tinta giusta per me? Qual è il colore delle calze da ballo migliore per avere un bel effetto della vostra gamba sotto i riflettori? Sconsiglio di scegliere una tinta troppo chiara, anche se è molto simile alla vostra pelle magari. Cioè, anche se siete bianche come me, optate per una calza almeno una tonalità più scura della vostra pelle. Ho proprio notato su di me e anche sulle altre ballerine che a impatto visivo questa è la cosa migliore da fare, perché da lontano la tinta più scura si confonde con la pelle e fa un bel effetto abbronzante e snellente. Non preoccupatevi perché non si noterà lo stacco tra le gambe più scure e magari le braccia e lo scollo più chiare. Vi faccio vedere qualche mia foto come esempio. Ricordatevi poi che alcune calze a forza di lavarle potrebbero stingere e tenderanno poi ad un colore grigio. Quando succede questo, buttatele. Accorgimento numero 4. Altra cosa importante è scegliere le calze con gli strass messi nei punti giusti e strategici. Potete prenderle anche senza strass, oppure potete scegliere tra gli strass Aurora e gli strass Crystal. Io vi consiglio comunque lo strass Aurora perché è molto più luminoso e iridescente. Il disegno di strass che preferisco di più ed è anche quello che uso ormai da sempre
è questo, con gli strass disposti in linea dietro la gamba. Questo tipo di decorazione slancia molto le gambe ed è anche molto fine con tutti gli abiti da ballo. Un altro tipo di calze sono quelle con gli strass sparsi qua e là. Io qui non le ho perché non le uso. Certo, sono molto luminose, ma a mio parere non donano molto sulle nostre gambe. Ho notato anche sulle ballerine con le gambe sottili che gli strass sparsi ingrossavano un po' le gambe, proprio per questa grande luminosità che hanno sotto i riflettori. Per questo io prendo sempre. Tra l'altro, a volte gli strass sparsi si trovano anche nella parte interna della gamba, nell'interno coscia, sia della gamba destra che della gamba sinistra. Quindi capite che strusciando possono usurare la rete delle calze o anche fare malino e graffiare le gambe. Ho visto anche ballerine che probabilmente ne avevano troppi, perché ne avevano aggiunti anche dopo, e avevano dei taglietti addirittura sulle gambe a causa di questo sfregamento. Quindi, ricapitolando, i segreti per far splendere le vostre gambe e valorizzarle sia in gara che in spettacolo, e perché no anche ad una serata danzante, sono: prendere un colore più scuro della vostra tonalità di pelle, e quindi questo via; tagliare la parte in eccesso dell'elastico delle calze; se volete gli strass, comprate le calze con gli strass Aurora, e quindi queste via; e prediligete il disegno lineare. Ballerine, se volete altri consigli oppure volete qualche info in più su questo argomento, scrivetemi nei commenti. Spero che il mio video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. E allora in questo caso mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale Arianna Bazzini Coaching. Attivate la campanella e perché no, seguitemi anche su Instagram. Ciao ballerini, al prossimo video!